Mi hanno detto, io avevo 21 anni, se non sbaglio, sì, 21, ti facciamo un bonifico di 200.000 euro istantaneo, tu procuraci la barca. La spedizione dei 1000. Dei 1010. Sfatiamo un mito, alla Bocconi sono prettamente tutti del sud. Quindi quando sarò sindaco ricordatevi che farò questo. Ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata di 3CFU Podcast. Oggi ho il piacere di avere qui con noi Albert Finocchiaro, una persona che stimo personalmente parecchio, che ha costruito tanto e veramente in rapida successione una serie di cose. La sua laurea alla Bocconi è l'inizio di una nuova startup qui a Messina. Quindi ho il piacere di avere qui con noi Albert Finocchiaro. Grazie mille, ho accolto con estremo piacere questo invito qui. Benvenuto Albert anche da parte mia e partiamo subito con la prima domanda. Da Messina all'Università Bocconi, quanto tutto ciò, questa esperienza, questo tuo vissuto in Bocconi ti ha cambiato? Allora, devo dire la verità, quando ho preso la scelta di intraprendere gli studi all'Università Bocconi, ero titubante perché per me Messina ha sempre significato casa, ha sempre significato un attaccamento viscerale. Ehm, Partire, a 18 anni appena compiuti e spostarmi in un'altra città è stato fondamentale per me, perché mi ha portato veramente una crescita prima personale, che oltre, con prospettive lavorative importanti, che in questo momento metto sul secondo piano, ma penso che la scelta è il plus che ti dà fare un'esperienza fuori, indipendentemente che sia un'università di prestigio come la Bocconi, devo dire la verità, è importante. Poi ovviamente entrando in Bocconi, facendo parte di un ecosistema che è tra i migliori in Italia, possiamo dire, e anche in Europa, certamente ti mette a confronto con realtà, con persone che stimi, con stessi interessi, e quindi secondo me si creano anche dei legami, dei rapporti veramente unici, perché quello che ho notato io è quello che ho discusso con ragazzi che hanno fatto la mia stessa esperienza, magari che provengono da posti diversi. Noi non ci capacitavamo i primi anni di come avevamo stretto così tanto. E poi alla fine la risposta che ci siamo dati dopo lunghi dibattiti su questo è stato che avevamo gli stessi interessi, condividevamo le stesse passioni e quindi abbiamo legato molto di più e molto più velocemente per questo. Poi ovviamente sfatiamo un mito, alla Bocconi sono prettamente tutti del sud, quindi Oh, wow. Una domanda esattamente. collegata a questo, appunto, tuo percorso alla Bocconi è sicuramente perché Albert Finocchiaro ha scelto di ritornare a Messina dopo appunto aver fatto queste amicizie che sappiamo l'Università Bocconi è in grado di aprirti veramente a un mondo vastissimo, a creare dei contatti, dei legami veramente importanti, ma la tua scelta è stata voglio ritornare a Messina, voglio dare qualcosa alla mia terra dopo aver imparato dal nord. Sì, esattamente. Allora, faccio una premessa sul mio collocamento geografico, diciamo così. Io in questo momento sono in una posizione ibrida, cioè attualmente io mi sono laureato in giurisprudenza in Bocconi, ho fatto 5 anni lì, adesso notizia di pochi giorni fa ho terminato la pratica di avvocatura e quindi a dicembre sosterrò l'esame, quindi Complimenti. dita incrociate per l'esito. Bocca al lupo. E contestualmente sto lavorando per uno studio legale a Milano che mi permette lo smart working. Quindi io tuttora ho una casa a Milano dove mi reco cioè una settimana sì, una settimana no a Milano. Però ho deciso di subito, ma nemmeno mi ero laureato, di aprire una società qui. Sì. Come hai detto tu in premessa, che si chiama ChartMe, faccio una marchetta che è sempre con me, è una società di charter, e poi pian piano, durante il corso degli anni ci siamo evoluti e abbiamo stretto delle partnership importanti. Da cosa nasce questa volontà di voler aprire un'azienda di noleggio barche, nonostante comunque il tuo percorso accademico sia totalmente, differente Esatto. rispetto alla scelta che poi hai intrapreso di aprire un'impresa qui? Esatto. Allora, questa scelta nasce dalla passione mia e del mio socio. Il mio socio, differentemente da me, ha scelto di rimanere a Messina. Pure lui sta studiando giurisprudenza, quindi su questo siamo affini. Ci lega però un'amicizia ventennale da quando siamo nati e una passione viscerale per la nautica.
Al che più e più volte ci ritrovavamo dicendo: "Ma noi vogliamo uscire in barca, perché non possiamo?" Quindi nasce tutto da un bisogno. Ok, certo. E come insegna, diciamo, tutto il mondo delle startup, bisogna trovare il need. Ehm, Poi non bisogna farsi scoraggiare, perché ovviamente non vi nego che molti dicevano: "Ma se non ci sono noleggi a Messina ci sarà un motivo, non Ti sei fateli." ritrovato in un mercato in cui in realtà uno pensa a Messina, che è una località Di mare, balneare, sai. sarà Col lungomare più lungo d'Europa, sarà ricordiamo. saturo appunto di noleggi in barca. In realtà io, soltanto quando poi voi avete aperto la vostra azienda, ho detto, cavolo, non ne ho mai sentito parlare di Sì. nessuna, voi siete stati i primi proprio nella provincia di Messina. Ecco, voglio Sì, sì, specificare sì, sì, perché sì. poi se si va un po' fuori, No, no, già chiaro, chiaro. riusciamo a Magari trovare c'è. delle Chiaro. alternative. No, assolutamente, ma infatti il tema è stato proprio questo: non farsi scoraggiare da chi dice se non c'è un motivo, o c'erano stati magari dei nostri predecessori che avevano scelto modelli di business diversi dal nostro, che non sono andati a buon fine. Noi diciamo, a dire il vero, abbiamo usufruito di un'agevolazione che si chiama Resto al Sud, infatti invito tutti i ragazzi che ci guardano e che vogliono fare impresa a attenzionare questa agevolazione. Quindi non sfatiamo anche il mito di vabbè, loro sono figli di qualcuno, quindi i genitori hanno messo del capitale. No. Abbiamo usufruito di questa agevolazione, regolarmente paghiamo, diciamo, dei piani di Sono rientro. quegli investimenti che dà lo Stato a fondo perduto Alcuni con sempre. il 65% a fondo perduto, il resto a tasso zero te li dà la banca, ma devi restituirli. Certo. Dunque, sfatiamo questo, cioè ci tengo a sfatare questo mito, perché molte volte ci viene detto, ci è stato detto, ormai non più perché hanno capito, abbiamo sbandierato i 420 come siamo nati, e non è una vergogna, anzi è un Quindi il qualcosa. messaggio che passa è: si può fare anche non avendo alle spalle, diciamo, un background che ti possa aiutare dal punto di vista economico, più che altro. Esattamente, Anche perché mi sembra che esattamente, queste agevolazioni partono dall'under 35, quindi esattamente, c'è sì, sì, veramente una larga forbice di persone che viene assolutamente. compresa in queste agevolazioni. Ovviamente i Grande requisiti sono incentivo. stringenti, sì, 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 i requisiti sono stringenti, però se tu rientri nei requisiti e hai anche una determinata capacità di spesa, perché poi ovviamente è tutta una questione di anticipo, un X parte e poi l'altra parte te la danno. Comunque Loro vogliono sapere il tuo business plan, penso, vogliono, per... sì, questa è tutta la parte preliminare, ma successivamente ci sono poi degli stati di avanzamento lavori, si chiamano SAL in gergo, e loro ti corrispondono un determinato corrispettivo economico ogni SAL che presenti. Quindi devi essere bravo a sapere cioè Certo, quanto allocare, quanto spendere, e conseguenzialmente farti bastare la cassa che ti danno. Questo è il gergo. molto chiaro. Dunque, abbiamo parlato di materia, ora parliamo di luogo, mi pare pure giusto. Cosa comporta aprire un'attività del genere o un'attività in generale qui a Messina? Ma soprattutto, se è sufficiente, magari chi ascolta, chi ci guarda potrebbe pensare che basta aprire il sacco, aprire il cilindro e versare soldi e tutto si risolve da sé. Quindi, Allora, sfatiamo questo ulteriore mito. Diciamo che soprattutto in un contesto come Messina serve molta capacità di problem solving, mi piace chiamarla, perché ovviamente ci si trova soprattutto a scontare quella che è la realtà, nel senso che noi eravamo dei ragazzi di 20 anni mhm, con un investimento, ovviamente non parliamo di milioni, ma comunque parliamo di un investimento più o meno importante, a dover trovarci a, diciamo, contrattare con gente che fa questi lavori da 30-40 anni. Dunque è molto facile che provino a raggirarti. ti vedono con Ti sospetto vedono con anche. sospetto, non ci credono, non hai credibilità, quindi il lavoro vero è essere credibili, risultare credibili, e successivamente quello che io ho imparato, venendo anche da una famiglia di imprenditori, è la credibilità tu la conquisti se alle tue parole poi seguono i fatti. Sì, però secondo me c'è proprio una distinzione netta da il sud al nord, cioè nel senso, aprire un'azienda del genere al nord, anche se hai 20 anni, viene vista in un certo modo. Sì, Qua ancora ci sono tanti pregiudizi sì, sono sul d'accordo. fatto che è un ragazzino, sta magari aprendo la cosa, sta rischiando, sta facendo qualcosa più grande di sé, quando in Era realtà un'idea di un poi, se momento e l'idea... magari Sì, poi... sì, allora vi faccio un esempio abbastanza pratico per quanto riguarda ChartMe.
Noi siamo andati, ovviamente, noleggio imbarcazioni, dovevamo comprare le imbarcazioni. Andiamo in un cantiere e volevamo acquistare, andiamo lì, immaginate due ragazzi che arrivano, vogliamo comprare due gommoni. Ci guardano, ma voi siete sicuri? Ma come mai? Che volete fare? Abbiamo spiegato un po' tutto. Abbiamo detto resto al sud, abbiamo detto proprio tutto in maniera abbastanza trasparente. Non appena abbiamo detto questo, hanno detto sì, vabbè, ora vi facciamo un preventivo. Ci hanno fatto il preventivo in cui c'era scritto che per iniziare a costruire le barche noi dovevamo dare l'acconto del 50% e il saldo ancora prima che ci venissero consegnati le imbarcazioni. Ok. Quindi noi Diciamo che era un contratto un pochettino svantaggioso dal vostro punto di vista. esattamente. Questo siamo riusciti un minimo a negoziarlo, ovviamente, vista, diciamo, la nostra... Sì. Leggermente il No, microfono. che scusami. Vista la nostra incapacità economica, nel senso Vabbè. che non avevamo ancora del denaro dentro la società, e abbiamo contrattato un po', ma poi tornando a casa, parlando, diciamo, con chi nella nautica ci sta da molto tempo, cioè questo genere di contratto non esiste. Le barche vengono pagate postdatate, a rate, per X anni, 5, Anche perché parliamo di un investimento, comunque una barca costa, nuova di sostanzioso, pacca, dai. no, non è proprio... Esattamente. Quindi noi, diciamo, quello che avevamo contrattato e pattuito l'abbiamo rispettato, però adesso sappiamo che nel momento in cui andremo a comprare altre barche, intanto abbiamo la credibilità, perché Certo. nel territorio Già da hanno che avete 2 anni, 3 anni, avete e 3 quest'anno, il anni. prossimo, cioè quest'estate sarà il terzo anno. Ok. Quindi sul territorio ci conoscono, abbiamo della credibilità, abbiamo anche dei privati che ci vogliono dare le loro imbarcazioni e quest'anno abbiamo anche stretto delle partnership importanti con player del mercato delle barche a vele, di catamarani Ho visto questo. e l'ho poi anche di super yacht. Ovviamente non è il nostro target, lo premetto, anche per chi ci Voi siete guarda. più entry level. Esattamente, noi abbiamo, diciamo, coperto il mercato delle persone senza patente. Ci siamo allargati quest'estate con, diciamo, dei mezzi che presuppongono la patente per essere guidati e abbiamo fatto questa partnership per gli yacht di lusso perché il nostro primo anno, diciamo, posso dirlo tranquillamente, ci è arrivata una richiesta, diciamo, abbastanza veloce di un cliente che era in Grecia e voleva un super yacht di 50 metri per una settimana alle Olie. Ah. Diciamo, loro dovevano salpare, loro mi hanno chiamato il venerdì e dovevano salpare la domenica. Mi hanno detto, io avevo 21 anni, se non sbaglio, sì, 21, ti facciamo un bonifico di 200.000 euro istantaneo, tu procuraci la barca. È chiaro che noi affittavamo Siete trovato un po' spiazzato esattamente, sicuramente solamente da dei questa mezzi richiesta. 40 cavalli e quindi a una richiesta di questo tipo mi sono arrangiato con dei contatti che avevo che poi ovviamente non abbiamo potuto soddisfare la richiesta. Certo, è stato un Peccato. contratto mancato, però anche, Esattamente. diciamo, un po' inaspettabile da quel punto di E vista. infatti la partnership che abbiamo chiuso in questo momento con un'azienda, una delle aziende leader in Europa di yacht di lusso, è per questo, cioè se arrivano delle richieste di questo tipo, Nel caso siete coperti. noi siamo coperti e Bisogna siamo pronti, adattarsi, sì. perché poi ho avuto anche modo, girando i saloni insieme al mio socio, di parlare con gente esperta del settore, ovviamente, i quali mi hanno detto che queste famiglie super ricche, che ovviamente hanno delle disponibilità economiche importanti, nel momento in cui si affidano a una determinata persona per prenotare una barca di lusso, per esempio, e si trovano bene, Diventano poi un cliente torna fidato. ricorrente. Sì. Ok, quindi ogni anno, e ovviamente molte case di charter di yacht di lusso campano su questo, cioè campano nel senso che hanno 10 famiglie, ogni anno queste 10 famiglie Riescono a occupare quei 3 mesi estivi Bravissimo, e... esattamente. e O riescono tra, a o tra tirare- loro famiglie ricche c'è il passaparola Certo. e loro hanno fatto la stagione. hanno Quindi- fatto una Hai una clientela che comunque high ritorna. spending, che Comunque ritorna. è incredibile come appunto la vostra azienda nata da poco già ha avuto una richiesta del genere. Questo secondo me fa capire come c'è proprio una mancanza, secondo me nel mercato qui in Sicilia, magari nella zona più del Messinese, quindi Sì. Aolie, Milazzo, c'è proprio una mancanza totale di strutture anche adeguate in grado di dare No, questi... allora, questo, scusami se ti interrompo. Vai. Su questo tu hai citato Messina e Milazzo, ma io devo necessariamente citarti Taormina. Taormina in questo momento, secondo me, sta concorrendo con Capri
per quanto riguarda un posizionamento di un turismo veramente high spending. È con questo turismo, con il fatto che anche sul corso stanno aprendo delle case di moda, di abbigliamento molto importanti, contribuendo ovviamente all'economia del posto, perché ieri sentivo che un signore che ha una bottega di 200 metri quadri sul corso, non di proprietà, ma che ha un contratto lungo di 10 anni, una casa importante di moda, gli ha offerto 6 milioni di euro per andarsene. Cioè, su 200 metri quadri di bottega sul corso. Stretta di Stretta di mano, è stato un assolutamente. piacere, chiudiamo tutto. Certo, Ce ne andiamo in chi vacanza non? per un po'. Quindi su Taormina l'investimento che vorremmo fare con ChartMe è proprio entrare in quel mercato. Cioè, adesso c'è un progetto che è stato approvato anche dalla regione siciliana di fare un porto su Taormina, che questo veramente potrebbe rivoluzionare anche il mercato del charter nautico in Sicilia, perché noi abbiamo come mete importanti in Europa in questo momento la partenza da Monte Carlo, ma Taormina sta diventando un fiore all'occhiello grazie a The White Lotus, che diciamo, ha aperto un business importante per quanto riguarda gli hotel, ma c'è un business vero e reale di questa clientela che vuole venire a Taormina. E noi già possiamo dirlo, abbiamo anche una richiesta particolare per quanto riguarda Taormina, grazie a questa partnership che è nata, diciamo, per un incontro che ho avuto io a Milano, di un americano che farà un matrimonio, e lui vuole uno yacht di 80 metri parcheggiato di fronte il Timeo, se non sbaglio, non mi ricordo quale hotel in questo momento, a un hotel, nel quale farà la festa del matrimonio. All'interno dell'imbarcazione. Esattamente. Bravissimo. E invece noi abbiamo appena parlato di Taormina, quanto essa possa spingere e imporsi anche nel turismo, mentre invece se io ti dovessi chiedere cosa manca davvero sempre nella provincia di Messina, incluso isole, lungomare messinese, cosa manca che possa spingere il turismo oltre? Mi parli di turismo collegato alla nautica o di turismo in generale? Un po' entrambi. Secondo me una non esclude l'altra. Esattamente. Allora, per quanto riguarda il turismo collegato alla nautica, Messina è carente, e lo dico, diciamo, da persona interessata, di porticcioli, cioè di strutture che possano ospitare le imbarcazioni. In questo momento a Messina città, Messina comune, c'è solo un porticciolo che è la Marina del Nettuno. Io credo Di che grandi dimensioni. di sì. grandi dimensioni. Sì. Poi ci sono dei vari dimessaggi. Ed è super pieno. Ed è pienissimo, ci sono le liste d'attesa. Noi quest'anno saremo lì. Già abbiamo il primo gommone che è arrivato, adesso gli altri sono. Voi per ora siete proprio in pianta stabile lì, anche con quelli. Da quest'anno sì, Ok. sì. Da quest'anno abbiamo fatto una partnership con loro e saremo lì. È chiaro che anche lì, diciamo, vedremo di testare anche diversi prodotti, quindi non la semplice giornata. L'idea è anche di far rientrare i gommoni alle 18 e fare un secondo turno per il sunset, quindi dalle 18, cioè dalle 19 potenzialmente fino alle 22, perché comunque il gommone può navigare di notte. Dice che viene richiesto. Noi Ci saranno delle richieste? Ci saranno delle richieste, ci hanno già chiesto, come ci sono delle richieste per la cena a Scilla, Ok. quel del panino con la spada. Noi abbiamo instaurato anche una partnership con un gestore di un campo boe lì a Scilla, dove i nostri clienti possono andare tranquillamente lì. E quindi scusami, tornando alla domanda del turismo, lato nautica è fondamentale che ci sia un porticciolo, un altro grande porticciolo, senza nulla togliere al Mare del Nettuno, però È l'unico, è l'unico. Ce ne sono altri nella zona di Ganziri, ma sono piccoli, sono barche piccole. Sì, esattamente. Io credo che ormai, diciamo, ragionando sempre in chiave utopistica, tutta la zona della Falce che c'è a Messina, quello sarebbe un porto bellissimo, anche per gli yacht di lusso, perché molti non sanno che dentro la Falce è molto profondo, quindi c'è un pescaggio dove le barche di lusso, gli yacht anche di 50 metri possono entrare. Infatti se vedete le navi della Marina Militare, sono navi di grandi dimensioni, quindi lì si potrebbe fare. Oppure per quanto riguarda il waterfront, che adesso, diciamo, tutti in questo periodo di campagna elettorale parlano di waterfront, dove c'è la nuova chiesa, quindi accanto al Marina del Nettuno, secondo me si potrebbe pensare di fare un ulteriore porticciolo lì, che verrebbe bellissimo. La vista, diciamo che non è male. Esattamente. Vero. Però secondo me ci sono delle criticità. I progetti sono bellissimi, sicuramente. Il problema è che quello alla fine che è sempre siamo all'interno di Messina, e quindi gli investitori
persone che vogliono spendere i propri soldi in una città che comunque è sempre un po' nell'ombra. Sì. Non è Taormina e Messina. Se avessimo parlato di Taormina, magari questi progetti sono realizzabili nel breve periodo, ma secondo me in una città come la nostra non viene vista con la visione dell'imprenditore grande e Sì. dire facciamo questa cosa. Voi avete iniziato, è la tua città di appartenenza, stai iniziando piano piano, stai vedendo che le cose stanno andando bene, però sicuramente una persona che è nel settore degli investimenti ci pensa 2 volte prima di investire a Sì, Messina. però noi dobbiamo anche essere realisti, nel senso, all'interno del nostro territorio, della nostra città, ci sono degli imprenditori nel settore della nautica, ovviamente non ti parlo di nautica da diporto, ma di Caronte e Tourist, ad esempio. Cioè, i Franza sono dei player del mercato grossi che vengono riconosciuti in tutta Italia e anche in tutta Europa. Loro avrebbero le capacità e anche la volontà di investire, secondo me, su un progetto del genere. Non dimentichiamoci anche Rocco Finocchiaro, che non è mio parente, non l'ho mai incontrato, mai visto, quindi non mi farebbe piacere conoscerlo, anzi se vedrà questa puntata, Ce lo auguriamo. ce lo auguriamo, lo invito a un caffè. Lui è uno che nel mondo del charter di yacht di lusso è conosciuto, cioè è uno che ha fatto il suo e secondo me potrebbe essere interessato a un progetto di questo tipo, come potrebbe essere interessato a portare degli investitori. Cioè io stesso ho degli investitori che potrebbero essere interessati a investire sulla nautica a Messina. Messina come punto di incontro tra Eolie, Sì, Taormina. ci troviamo noi nel mezzo. Cioè noi ci troviamo Fortunatamente noi c'è abbiamo una posizione geografica che non va di fronte alla Calabria esatto, e che non quindi va è sottovalutata. Quindi io credo che degli investimenti in tal senso possano essere fatti. Però mi è piaciuta la domanda sul turismo, quindi non vai. vorrei, diciamo, anche approfondire Sì. questo. Secondo me sul turismo c'è tanto da fare, perché noi siamo, diciamo, in top 10 dei porti italiani, abbiamo un turismo di passaggio per quanto riguarda i croceristi, che quest'anno sono stati circa 750.000, il prossimo anno sforeranno il 1.000.000. Questo, diciamo, è un flusso che deve essere intercettato, è un flusso che non può andare solamente a Taormina. Di per- bloccarli, cercare di di- tenerli lì, non andare via. Esattamente, e ti dico, noi con Chartmia avevamo pensato a fare ora che siamo al Maria del Nettuno probabilmente proveremo a testare pure quest'idea di fare dei percorsi con i gommoni, ovviamente andando vicino alla Madonnina, poi facendo degli itinerari che noi abbiamo già previsto e poi facendoli terminare con la pesca del pesce spada, cioè portarli su una feluca anche per 10 minuti, dove viene fatto semplicemente L'esperienza un tutorial di come viene fatta la pesca del pesce Molto spada. caratteristico. Esattamente. Poi, oltre questo, io devo dire che ovviamente mi piace molto sbizzarrirmi sulle idee di Messina e io, oltre Chartme, avevo anche un altro progetto che non ho potuto portare avanti appunto perché ancora mi trovo in questo momento tra Messina e Milano, che si chiamava Tourme, cioè Tourmi, con altri ragazzi e anche il mio socio ovviamente di Chartme. Volevamo proprio cercare di eh, idealizzare, scusatemi, dei percorsi per intercettare questi turisti e portarli in giro per Messina, fare dei tour enogastronomici, tutti ovviamente in 2-3 ore, fare dei tour a piedi, tour con le bici, con i monopacci, cioè con determinati mezzi che ti permettono di girare la città, ovviamente, ma che ti permettono di stare qui, cioè di non andare a Taormina, ok? Perché Taormina ovviamente, senza nulla No, togliere a sì, sì. Taormina, non abbiamo nulla No, contro certo. Taormina, però venendo a Messina e avendo tante cose da vedere, secondo me Secondo me è proprio qua sta Sarebbe un po' un l'incapacità di peccato. valorizzare quello che abbiamo, appunto, Esattamente. anche magari facendo queste cose, quindi organizzando tour. Se tu Esa- vedi dove a Taormina organizzano 1000 tour, 1000 gite, escursioni, di tutto. Esattamente, esattamente. Secondo me anche con la complicità di alcuni messinesi operatori del mercato, che purtroppo ovviamente guardano al profitto nel breve periodo, secondo me, e non nel lungo periodo, perché nel lungo periodo se tu ti concentri sulla tua città, secondo me veramente diciamo sbanchi, detto in maniera diciamo poco formale, ma io credo che ci siano delle potenzialità veramente importanti anche rispetto a quello che abbiamo dentro il nostro museo, anche rispetto a quello che è il borgo di Torrefaro, che se dovesse essere messo a sistema tutto quello che c'è lì, cioè tu fai un tour di Torrefaro,
in cui spieghi veramente tutto, cioè partire dalle guerre mondiali, cioè ci sono anche tante cose storiche. La storia del pilone, La cioè, storia del pilone, cioè, incredibile. io mi immagino nella mia testa il museo del mare attorno al pilone con una struttura ecosostenibile, però io sono un sognatore, quindi prima o poi mi auguro di poterla realizzare. Io voglio cogliere la palla al balzo sulla domanda prima di Claudio. Questi flussi turistici, abbiamo parlato con Chicco nella scorsa puntata Di una certa opera magna può essere. di un'opera faraonica, Sì. ovvero il ponte di Messina. Sì. Sia dal punto di vista turistico Ok. che anche dei servizi nautici nella zona, tu da che parte stai? Ok. Voglio sapere quello. Se per te è un'opera che, sempre pensando al fatto della questione ambientale, Chiaro. anche a livello economico, di infrastrutture intorno a questa mega opera, che sia realizzabile, se sei favorevole o contrario e cosa potrebbe cambiare all'interno del nostro sistema. Ok, allora, premesso che secondo me nel breve, quindi tutto questo marasma che si sta creando, tutta questa mediaticità attorno al ponte sullo stretto, per me è totalmente inutile, nel senso che non si realizzerà nel breve il ponte sullo stretto per come la vedo io, magari verrò smentito domani iniziano i lavori, però credo che non si realizzerà nel breve. Al tempo stesso, dal punto di vista economico, diciamo sono dell'idea che potrebbe dare veramente un boost, nel senso che potrebbe permettere a Messina di avere un ulteriore, La sen spinta. esatto, un'ulteriore spinta, anche perché ricordiamo che porterebbe veramente un ecosistema a sostegno del ponte, quindi un ecosistema lavorativo a sostegno del ponte. È chiaro che io sono dell'idea che tutte queste persone che sceglieranno in un futuro molto ipotetico di venire a Messina per lavorare alla realizzazione del ponte sullo stretto sono persone che staranno almeno 10 anni e quindi con ogni probabilità qualcuno ci rimarrà e quindi andremo anche a contrastare quello che è un problema molto sentito dello spopolamento della regione siciliana, della provincia di Sì, Messina. si stima dagli 80 ai 100.000 persone. Esatto. Metti che non tutti si sposteranno a titolo Esatto. definitivo, però anche acquistare 40, Sì, 30.000 sì, persone. sì, sì, che a loro volta procreeranno, cioè Esatto. è un flusso sia di persone, quindi dal punto di vista proprio di unità di persone che si potrebbero stabilire a Messina e stabilizzare a Messina, sia di opportunità dal punto di vista economico, perché con la presenza del ponte sullo stretto si potrebbero generare delle opportunità. Però, tutta in premessa, dico il mio parere sul ponte, ma credo che noi dobbiamo discutere inizialmente sulla fattibilità, del perché progetto. il ponte non è che tu arrivi, come dicevi tu prima, per quanto riguarda l'impresa, cali il cilindro, cioè tu non è che arrivi e il ponte l'abbiamo fatto, giusto? Il ponte ha decenni, un decennio come minimo di lavoro, giusto? Sì. A tal proposito, noi dobbiamo combattere affinché questo lavoro non distrugga la città, l'economia della città. L'ecosistema anche. Esattamente, diciamo questo è il vero tema, secondo me, del ponte sullo stretto. Cioè, ad oggi io mi trovo a cioè a ritenermi contrario dal ponte sullo stretto perché per come, diciamo, ci sta risultando ad oggi è un'opera calata dall'alto. C'è un'opera dove la sponda calabrese e la sponda siciliana nel dialogo non hanno potuto incidere. E non perché non hanno proposto, ma perché non sono stati ascoltati. E così, a mio avviso, non possiamo tenere e non possiamo accettare il ponte sullo stretto. Sì, Con sì. le premesse che ho fatto, attenzione, No, che io certo. credo che possa avere un impatto positivo, attenzione. Ovviamente non ho competenze dal punto di vista ingegneristico e Quello, ambientale vabbè, escludendo quelle... esattamente per valutarlo. Su questo ci tengo ovviamente a fare queste premesse. Quindi favorevole, ma nel momento in cui allora c'è un progetto importante, che secondo me Sostenibile. deve essere comunque che ne derivino poi altri progetti. Parliamo delle autostrade, parliamo di tutto. Tutte le opere compensatorie Sicuramente. oltre al ponte. Soprattutto a Messina, dove l'impatto ambientale sarà maggiore rispetto a quello della sponda calabrese. E dal punto di vista nautico, invece? Perché si parla molto che comunque i traghetti potranno continuare a lavorare, se non di più, col fatto del turista che vuole vedersi il ponte magari attraversando lo stretto. Allora, secondo me, appunto, ad esempio le Caronti continueranno a esistere, non quella che vediamo oggi.
ma con partenza da 3 mestieri. Quella continuerà ad esistere anche perché per i mezzi pesanti. Quella commerciale. Esattamente. Cioè i mezzi pesanti non sappiamo che ogni 4 o 8 ore devono fermarsi un tot di tempo, giusto? Quindi è anche quello è uno dei motivi per i quali il traghettamento continuerà anche a esistere. Dal punto di vista nautico, io credo che ci saranno anche altre opportunità, perché nel progetto che io ho visto tempo addietro, c'era anche, diciamo, il progetto della Metromare, Mm, che collegava le sponde sì. calabresi e siciliane, e anche il turismo, appunto, che si potrebbe iniziare a generare per gente che vuole vedere il ponte e tutto. Però non credo che possa avere un impatto dirompente dal punto di vista del business della nautica da diporto, ovviamente, quindi Ok. charter che facciamo noi. E non credo che la influenzerà neanche negativamente, cioè Dici rimarrebbe stabile. stabile con un incremento leggero, ma non credo impattante. Poi i fatti potranno smentirmi. Ma certo, Beh, quella perché non dopo so se lo sapremo mai. chissà, perché dopo tutto il ponte è semplicemente un mezzo e non, cioè almeno dovrebbe essere un mezzo per facilitare una comunicazione e non tanto il motivo principe, l'esistenza di un ponte perché esso venga realizzato. Nel senso, viene realizzato per una funzione, non perché è bello avere un ponte a campata unica, Più lungo Il del ponte più lungo del mondo. mondo, cioè, diciamo, tutte queste cose così. A quanto so, abbiamo parlato del ponte che comunque oltre discussioni ambientalistiche, eccetera, una discussione anche molto politica e politicizzata. So che tu, infatti, forse a momenti anche troppo. So che tu sei vicino all'ambiente politico e per quanto riguarda il partito, la lista di Sud Chiama Nord, è così? Esattamente, sì, sì, sì. E... Orgogliosamente. Ok. E volevo chiederti come definiresti il tuo ruolo all'interno di Sud Chiama Nord? Allora, io non ho attualmente un ruolo ufficiale all'interno di Sud Chiama Nord. In questo momento, visto il periodo elettorale, sono il coordinatore delle liste giovani, cioè Sud Chiama Nord, a sostegno della sindacatura di Federico Basile, ha strutturato 2 liste, cioè 15 liste, però di cui 2 liste, una under 35 denominata De Luca Sindaco di Sicilia e una under 45 denominata Cateno per i Giovani. Mhm. Quindi in questo momento io, diciamo, ho l'onore di affiancare questi ragazzi che sostengono Federico Basile, sostengono l'azione dell'amministrazione che abbiamo visto da Cateno De Luca a Sì. Federico Basile, e stanno correndo ovviamente per essere eletti all'interno del Consiglio Comunale. Quindi sto coordinando le attività, ci vediamo, facciamo, diciamo, anche dei giri nei quartieri con l'onorevole De Luca. Sì, ti ho visto in qualche Sì, comizio. sì, Sei esattamente. abbastanza presente da quel punto di vista. Sì, sì, Infatti, sì, sì. io ti chiedo, magari ad oggi non sei così tanto addentrato Sì. in questo mondo. L'Albert di qualche anno a passare si vede dentro, magari come consigliere o avere proprio un ruolo politico all'interno della città di Messina, o è una cosa che tu già stai escludendo? No, 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 allora non la escludo, completamente, anzi credo che in futuro sicuramente ci sarà un mio coinvolgimento, personale all'interno della scena politica cittadina, regionale o nazionale. Questo, posso affermarlo con certezza, anche perché è un sogno, un'ambizione che ho sin da piccolo. Cioè chi mi conosce Sì, sa. Albert era rappresentante Ero d'istituto rappresentante anche. istituto e alla consulta all'Archimede, ho Mhm. creato una lista all'Archimede che si chiama We Are You, che è durata per 8 anni. A Milano ho cofondato un'associazione studentesca che si chiama Astra, Ah sì, sì, conosco. Astra Bocconi. Da Astra Bocconi poi è nato Astra Network, che è un network di tutte le università italiane, ma siamo presenti, diciamo, nelle università più importanti. E attualmente, diciamo, mi sto impegnando qui a sostegno diciamo, della sindacatura di Diciamo, hai Federico cominciato un po', Basile. stai cominciando piano. Sì, sì, sto cominciando piano, anche perché diciamo, credo che a tempo debito ci sarà l'opportunità. Colgo l'opportunità, diciamo, di questa domanda per dire che io ci tengo a sottolineare che ancora non sono entrato in campo in prima persona, perché credo che la politica debba essere fatta per passione e debba essere priva di condizionamenti personali. Dunque, per questo uno deve prima avere una propria indipendenza anche economica, un proprio lavoro,
un proprio, diciamo una propria sicurezza per essere indipendente da tutti quelli che sono i condizionamenti che la Noi siamo politica gli può sul non si causare. vive solo di politica. Vero. Esattamente. Anche, cioè, ci sono molte persone che fanno politica di mestiere, ma perde il senso stesso della politica, a mio avviso. Perché tu per rincorrere un posto, per rincorrere La poltrona. la poltrona, per avere un sostegno economico che uno, diciamo, è legittimo che uno voglia diciamo, uno stipendio, chiamiamolo No, così, certo. si finisce per poi svilire il senso della politica. L'obiettivo di Quindi, base dovrebbe essere intanto l'aiuto per la comunità, poi tutto quello che ne deriva dalla posizione in cui uno si trova, nel ruolo in cui uno è, allora è tutto un di più. esattamente, un interesse, cioè uno deve mettere al primo posto l'interesse pubblico, l'interesse della collettività, poi successivamente i propri interessi personali, le proprie ambizioni, che sono legittime anche in politica, è chiaro, però non puoi, a mio avviso, campare di politica. Cioè tu devi essere privo da Noi condizionamenti su questo ci troviamo completamente personali d'accordo. ed E... economici. C'era un uomo più o meno circa 2000 anni fa o poco più che parlava di honestum e utile, per quanto la politica dovrebbe essere parte per l'honestum, ossia per ciò che è almeno più obiettivamente giusto, e l'utile sia proprio che l'utile per i governati, definiamoli così. Un certo Cicerone sosteneva ciò. E, parlavi prima di scendere in campo, e è critica recente, non è questa la sede di fare i nomi, fatto sta della controparte, definiamola così, dei vari scesi in campo, tantissimi scesi in campo, da parte delle liste di Sud Chiama Nord. Sì. La controparte ha evidenziato che questo potesse essere una sorta di escamotage. E quindi io chiedo a te, che comunque sei sicuramente più dentro di me, di delucidare me e il mio socio riguardo a questa situazione. Ti chiedo un'ulteriore precisazione. Certo. Escamotage per, cioè, quale fine? Escamotage per... Perché siccome diciamo entrambi gli schieramenti hanno detti diversi. No, certo, sì, io mi riferivo più all'obiettivo, sempre Sì, terzo, certo. io assolutamente, di smistare le preferenze, di Quindi di confondere gli allargare elettori. più o meno. Ok, sì, sì, sì. Allora, io credo che la risposta e la prova di forza che abbia voluto dare Sud Chiama Nord, nella persona del sindaco Federico Basile, sia una risposta di campo, nel senso una risposta di persone che sentono la causa propria e vogliano scendere realmente in campo al suo sostegno. Io parlo, diciamo, soprattutto per le liste giovani che ho sentito e sento quotidianamente i ragazzi. Nel momento in cui è uscito il progetto delle liste giovani, Mhm. i ragazzi sono stati attaccati, sono stati strumentalizzati, sono stati definiti come esseri non pensanti che entrarono a far parte di un progetto semplicemente perché obbligati da qualcuno e non si sa da cosa. Io personalmente ne sento 64, non vi dico ogni giorno, ma quasi, e non c'è nessuno che è stato costretto a Puntato scendere in col campo. fucile. Esattamente. Quindi sulla polemica che è stata mossa, diciamo che si è espressa anche la commissione elettorale in tal senso, affermando che le liste di Sud Chiama Nord sono regolari, affermando che non c'è nessun pericolo di confondibilità, anche perché non sarebbero state ammesse. Quindi Sì. fin tanto che c'è la legge e gente che Da poco, da tutela, pochi giorni è stato... sì, fin tanto c'è la legge, la gente che tutela la legge e la collettività, io sono assolutamente tranquillo. Ovviamente respingo al mittente queste accuse perché non ci riguardano. La nostra è sempre stata una risposta di campo, è la voglia di un popolo, 1010 candidati, di scendere al fianco del sindaco e mostrare vicinanza e dare un messaggio forte. La spedizione dei 1000. Dei 1010. Dei 1010. La definirei. Sì, Allora, sì. abbiamo parlato della tua azienda, certo mia, abbiamo parlato anche di questo tuo percorso iniziale politico e io ti chiedo, come vedi l'Albert fra 5 anni? Come ti vedi? Sempre molto concentrato sulla tua azienda? Magari lasci un po' da parte la tua azienda e ti concentri di più sul lato politico? O riuscirai a portare avanti entrambe le cose, che è una cosa molto complessa, Sì. soprattutto anche per il lavoro che fai a Milano, quindi diciamo sei un po' diviso in tre poli da questo punto di vista, quindi
cosa ti auspichi per il futuro? Allora, l'Albert tra 5 anni si vede impegnato attivamente in politica, quindi pongo questa ambizione del tutto personale. Si vede radicato a Messina, quindi sono certo che tra 5 anni sarò qui, non perdendo il contatto con Milano, quindi è una cosa che voglio preservare perché credo che mi possa dare e mi sta dando anche tutt'oggi delle opportunità importanti dal punto di vista personale e professionale, quindi non voglio assolutamente perdere il rapporto con Milano, ma credo di poter affermare tranquillamente che sarò qui in pianta stabile. Sarò qui in pianta stabile con certi miei, me lo auguro, questo è sicuro, o sarò qui in pianta stabile anche con una realtà più grande, più ricca di dipendenti. Mi auguro, diciamo, il mio obiettivo personale è quello di formare un'azienda ancora più grande di CertMe che possa dare lavoro e quindi Anche magari più autonoma, senza il tuo esatto, controllo in prima linea? esattamente. Certo, in una fase iniziale è chiaro che la presenza ci deve essere. Quindi mi immagino così, un Albert imprenditore, un Albert attivo in politica, a sostegno della collettività. Non posso però, diciamo, prevedere su che fronte politico sarò impegnato. Non parlo di appartenenza Sud Chiama Nord e altri partiti, ma parlo di se politica cittadina, regionale o nazionale. Ok, la Io, scelta di un diciamo, ruolo non hai sì, ancora molto chiaro sì, questo. ma certamente sarà un ruolo a servizio del mio territorio inteso come Messina o inteso come Sicilia, questo senza ombra di dubbio, perché io ho un attaccamento viscerale sia a Messina che alla Sicilia, su questo diciamo ci tengo a ribadirlo più volte. Bene, vabbè, comunque avrai molto tempo, te lo auguriamo di scoprirlo, il livello di politica a cui partecipare. Mentre sempre riguardo a Messina, e un po' per chiudere questa domanda, supponiamo che il cilindro di cui abbiamo parlato prima esista veramente e che tu abbia un budget illimitato. Hai frequentato Milano, l'abbiamo pure ribadito. Cosa faresti nell'immediato disponendo di un budget così grande perché Messina non abbia nulla da invidiare a una capitale europea, poniamola così? Sì. Allora, è da un paio di settimane che penso a una cosa di questo tipo. Mhm. È una cosa non di natura puramente imprenditoriale, Sì. ma è una cosa che si incontra tra diciamo, il servizio alla collettività, o quindi a Messina, e l'imprenditoria. Io ho un forte attaccamento al pilone. Al pilone, per chi ci segue, che non è di Messina, è diciamo un simbolo messinese che si trova nella punta di Capopeloro, che è il punto più vicino alla Calabria. Diciamo era un vecchio traliccio. Io credo che quel simbolo, mi piace definirlo monumento, può essere trasformato in un potente mezzo di introiti dal punto di vista del comune o di chi lo potrebbe gestire. Ma come? Io in questo momento farei alla base del pilone una struttura ecosostenibile, ecocompatibile e sostenibile dal punto di vista economico, chiamato Museo del Mare, Mhm. in cui troviamo i miti di Scilla e Cariddi, troviamo la spiegazione della feluca, troviamo una serie di Colapesce, cioè troviamo una serie di mitologie. Io credo che sul Museo del Mare a Messina abbiamo tanto, veramente tanto. Solo le specie che attraversano lo stretto sono Esattamente, o anche un'infinità. l'ultima Sia impresa che è d'acqua e stata d'acqua. compiuta tra i due piloni, Sì, anche proprio diciamo, scelta Messina perché? Perché comunque è un posto esattamente, veramente che non si trova da nessuna parte nel mondo. esattamente, alla base quindi mi immagino questo. Poi mi immagino un ascensore, diciamo queste sono cose più o meno realizzabili, Sì. ovviamente, quindi sto dicendo non fantasie. Un ascensore che torni a funzionare all'interno del pilone con una piattaforma come c'è nella Torre Eiffel, Quindi visitabile. visitabile e Sì. soprattutto dove ci si può mangiare all'interno di quella piattaforma. In più ricordiamo che la Torre Eiffel, cioè il pilone non ha nulla da invidiare alla Torre Eiffel, infatti il pilone potrebbe diventare anche diciamo, un monumento, comunque uno spazio pubblicitario. Perché? Perché durante la notte qualsiasi brand di qualsiasi multinazionale, di qualsiasi azienda più o meno piccola, sarebbe disposto a pagare decine di migliaia di euro per avere anche un solo giorno il proprio logo proiettato lì, che ovviamente è su, diciamo, un Uno palcoscenico, scenario un incredibile. palcoscenico naturale incredibile. Mhm. Dunque, tutte queste misure attuate sul pilone
col cilindro, Mhm. credo che lo potrebbero rendere sostenibile dal punto di vista economico, quindi sia la manutenzione ordinaria che straordinaria del pilone, che in questo momento purtroppo è degradato, soprattutto l'area attorno, perché ovviamente siamo d'accordo che chi amministra deve stare a supporto di tutto quello che è il territorio, però i cittadini secondo me devono fare la propria parte. Mm. E quando danneggiano un bene che è della collettività, i cittadini non fanno la propria parte. Assolutamente. Quindi, tornando al discorso di prima, pilone con questa struttura, con diciamo questi progetti che mi piacerebbe mettere in atto, con diciamo della disponibilità economica infinita. Quindi, quando sarò sindaco, ricordatevi che farò questo. Budget permettendo. Budget permettendo, ovviamente. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio per averci seguito fino a qua. Ringrazio Albert che è Infatti. stato disponibile per questa bella chiacchierata. Abbiamo parlato di tanti argomenti, di una realtà messinese, la sua azienda, certo mi ricordiamo, che nel suo piccolo sta facendo tante cose. Quindi noi vogliamo che altre persone, altri ragazzi come lui possano investire in Messina e renderla sempre più grande e più magica, E perché alla fine è la nostra vitalità. città. Portare molta vitalità. in Grazie a questa tutti per la Messina. visione, vi faccio salutare da Albert. Grazie mille, io sono a disposizione di chiunque voglia confrontarsi sia su tematiche diciamo di politica che imprenditoriali o qualsiasi cosa, io ci sono anche con loro. Se volete una barca, se vi Ovvio, volete sapete una- a chi rivolgervi. Ciao a Sapete a tutti. chi rivolgervi. Ciao a tutti. Ciao a Ciao. tutti ragazzi.